Perché molti divi di Hollywood del cinema muto non fecero successo nel sonoro? Benvenuti a un nuovo episodio. Iniziamo il nostro viaggio nel tempo per scoprire alcuni dei personaggi mitici del cinema muto di Hollywood, che però non riuscirono ad avere successo nel sonoro. Capiremo le motivazioni del loro fallimento e perché non sono riusciti a mantenere la loro fama. Siete pronti? Allora, tuffiamoci. Ciao, sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. Insieme a Divagi siamo un duo comico e in questo canale, se sei appena arrivato, sappi che parliamo di comicità. Sì, della sua storia, delle sue tecniche e soprattutto dei suoi segreti. Per questo ti consiglio di iscriverti e di azionare la campanella. Ora andremo a conoscere i protagonisti di questo episodio. Li conoscerete tutti, ma la domanda è: perché non hanno mantenuto la loro fama del cinema muto anche nel sonoro? Partiamo con il primo, Buster Keaton, il re dell'umorismo fisico. Buster Keaton è uno dei più grandi comici del cinema muto. Keaton era noto per la sua abilità nel creare gag fisiche e nel combinare la comicità con acrobazie impressionanti. Tuttavia, quando il sonoro fece il suo ingresso nel cinema, l'umorismo di Keaton, basato sul silenzio e sulle espressioni facciali, si scontrò con la necessità di dialoghi e battute. Non riuscì a trovare un modo efficace per tradurre la sua unica forma di comicità nel nuovo metodo sonoro. La motivazione curiosa dietro la difficoltà di Keaton nel sonoro risiede nella sua natura introspettiva e silenziosa. Keaton era conosciuto come il grande stoico per la sua abilità nel mantenere il volto impassibile anche nelle situazioni più folli. La sua mancanza di dialogo e l'accento sulla comicità fisica erano perfetti per il cinema muto, ma nel sonoro il suo stile unico sembrava non avere più spazio. Keaton continuò a lavorare nel cinema, ma il suo successo non fu mai più paragonabile all'epoca del cinema muto. Comunque sempre un grande. Clara Bow era un'icona del cinema muto degli anni '20, famosa per la sua vivace personalità e il suo stile di recitazione energico. Tuttavia, quando il cinema passò al sonoro, Clara ebbe qualche difficoltà ad adattarsi. La sua voce era ritenuta poco adatta ai nuovi standard di qualità del suono e le fu consigliato di sottoporsi a un'operazione alle tonsille per migliorare la sua dizione. Nonostante l'intervento, la Bow ha continuato a lottare per ottenere successo nel cinema sonoro. La motivazione curiosa dietro la lotta di Clara Bow nel sonoro è il contrasto tra la sua immagine di vamp e la sua voce dolce e infantile nella vita reale. Mentre il suo aspetto e la sua personalità magnetica funzionavano a meraviglia nel cinema muto, il pubblico trovava difficile associare la sua immagine sensuale con una voce innocente e sottile. La Pickford era un'icona di bellezza e talento e la sua popolarità raggiunse livelli stratosferici durante l'era del cinema silenzioso, però. Tuttavia, quando il sonoro fece la sua comparsa, la Pickford si rifiutò ad adattarsi. Era legata all'immagine che aveva creato nel cinema muto e temeva che la sua voce potesse rovinare l'immagine che il pubblico aveva di lei. Scelse di ritirarsi. Sì, scelse di ritirarsi dalle scene piuttosto che rischiare di deludere i suoi fan. La motivazione curiosa dietro la decisione di non passare al suono risiede nella sua paura di perdere il suo status di icona nel cinema muto. La sua immagine giovane e innocente, della ragazza e delle ragazze, era stata costruita con cura nel corso degli anni e la Pickford temeva che il sonoro avrebbe veramente distrutto la sua immagine.
Arbuckle era amato dal pubblico per la sua comicità fisica e il suo talento nel creare situazioni comiche esilaranti. Tuttavia, nel 21 Arbuckle fu coinvolto in uno scandalo che ebbe un impatto devastante sulla sua carriera. Fu accusato dell'omicidio di Virginia Rappe durante una festa, ma venne successivamente assolto da tutte le accuse penali. Nonostante l'assoluzione, l'incidente ebbe un impatto duraturo sulla sua reputazione e il suo nome fu associato al tragico evento. La motivazione curiosa dietro il declino di Arbuckle nel sonoro risiede nell'ombra dello scandalo che lo ha perseguitato. Nonostante il suo talento comico, il pubblico e gli studios erano anche restii a dargli una seconda chance. L'immagine negativa legata al suo nome lo ostacolò nel cercare di riprendersi e adattarsi all'era del cinema sonoro. Comunque ho riservato un video proprio su questo. Gloria è una delle più grandi dive del cinema muto. Era conosciuta per la sua bellezza, il suo stile di recitazione magnetica e il suo talento nel portare sullo schermo personaggi drammatici e affascinanti. Tuttavia, quando il sonoro fece l'ingresso al cinema, lei incontrò difficoltà ad adattarsi. A differenza di molti suoi colleghi, la sua voce non era un problema, perché aveva una voce ben modulata e una buona dizione. La sua sfida risiedeva nella resistenza a interpretare ruoli meno glamour e più adatti al cinema sonoro. La motivazione curiosa dietro la difficoltà nel sonoro risiede nella sua identità come diva del cinema muto. Era abituata a ruoli che permettevano di brillare sullo schermo e di essere al centro dell'attenzione. Ognuno di questi artisti ha affrontato sfide uniche e intriganti nel cercare di entrare nel nuovo corso della tecnologia e nel cinema del sonoro. La storia del cinema ci insegna che l'evoluzione tecnologica può portare a cambiamenti significativi nel panorama dell'intrattenimento, mettendo alla prova persino i più grandi talenti. Vi ringraziamo per averci accompagnato in questo viaggio nel passato e vi invitiamo a rimanere sintonizzati per i prossimi episodi sul nostro canale. Quindi non ti dimenticare di iscriverti al nostro canale per non perdere i prossimi entusiasmanti episodi. Ciao, al prossimo video!